Samsung è accusata di marketing ingannevole. Per il momento ancora nulla di ufficiale, ma il web è in rivolta e pare che già le autorità competenti siano al lavoro per appurare quanto di vero, oppure no, c'è effettivamente in questa storia. Ma se volete un parere personale, beh, è tutto vero. E adesso vi spiego. Come molti di voi già sapranno, nel 2020 Samsung ha introdotto la funzione Space Zoom 100 sui modelli di punta della serie Galaxy, riscuotendo il favore della critica e degli utenti grazie alla sua capacità di scattare foto estremamente nitide alla luna. Peccato che un recente post su Reddit abbia dimostrato in termini direi più che mai crudi come queste fantastiche nitidissime immagini siano false. Ma opinioni personali o livori a parte, cos'è successo effettivamente? Samsung ci ha davvero scammati tutti quanti, ma soprattutto che cosa significa falso in questo contesto? Ne parliamo nei prossimi minuti qui su IT Support, ma prima di cominciare, come sempre, se non l'avete ancora fatto vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social e ad iscrivervi al canale per supportarlo attivamente. Ed altrettanto ricordatevi anche di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni, ogni giovedì ore 12:30. Dicevamo, che cosa significa esattamente falso in questo contesto? In realtà è una domanda abbastanza difficile alla quale rispondere e diventerà una questione sempre più intricata e complessa via via che le tecniche computazionali prenderanno largo uso all'interno del processo fotografico. Al momento la certezza è che ciò che attualmente rende falsa o no una foto cambierà drasticamente e credo anche in pochissimo tempo a venire, apportando migliorie e novità finora ritenute impossibili, esattamente come successe tempo addietro con l'avvento delle macchine digitali, delle macchine fotografiche digitali, di Photoshop e vari software di filtri ed editing. Ma rimaniamo al momento coi piedi per terra e ancorati al caso Samsung e la Luna. Come dicevo, tutto quanto ha avuto origine da Reddit, dove l'utente iBreakPhotos è stato a dir poco ingegnoso in una, direi davvero disarmante semplicità. Si è buttato sul web, ha scaricato una foto perfettamente nitida della Luna e l'ha deliberatamente e pesantemente sfocata aggiungendo un bel po' di blur, quindi l'ha messa a schermo intero e l'ha fotografata con un S23 Ultra, l'attuale, lo ricordiamo, top di gamma della linea Galaxy. E beh, questo è il risultato. NANI?! Capite di che parlo? L'immagine proiettata a schermo non presentava alcun tipo di dettaglio nitido ed era anzi una cozzaglia di sfocate macchine colorate, eppure l'immagine risultante dopo lo scatto mostrava un'immagine perfettamente nitida e chiara della Luna. L'S23 Ultra ha banalmente aggiunto dettagli che prima non c'erano, nessun upscaling quindi di pixel sfocati oppure il recupero di dati apparentemente persi, ma una Luna falsa. E attenzione, qui abbiamo scoperto l'acqua calda, perché in realtà non si tratta affatto di una controversia nuova. Già nel 2020, quando, come dicevo poc'anzi, Samsung è andata a presentare la sua nuova funzione Space Zoom, molti utenti e competitor si sono detti dubbiosi, accusando persino la casa coreana di copiare e incollare semplicemente delle texture pre-memorizzate sulle immagini della Luna per creare questi scatti assolutamente fantamirabolanti. Ma allora, come oggi, Samsung ribadisce che in realtà è estremamente più complicata cosa. Nel 2021 Input Mag ha pubblicato un lungo e articolato pezzo sulle false foto della Luna, mettiamolo sempre tra virgolette, scattate dall'S21 Ultra a seguito delle dichiarazioni di Samsung, la quale alla presentazione disse che non venivano applicati effetti di sovrapposizione dell'immagine o texture quando si scatta una foto, ma viene sfruttata l'intelligenza artificiale per rilevare la presenza della Luna ed offrire una funzione di miglioramento dei dettagli riducendo sfocature e rumori. Decisamente vago, non credete? In realtà probabilmente anche per loro, dato che qualche giorno dopo, qualche tempo dopo, poco tempo dopo devo dire, Samsung ha pubblicato un articolo più informativo su un post del blog ufficiale coreano, il quale ovviamente vi lascio linkato qui sotto in descrizione, anche se il nucleo della spiegazione, ovvero la descrizione di come avviene effettivamente il passaggio tra Luna sfocata e Luna nitida, è paradossalmente trattato a spizzichi e bocconi. Samsung dice semplicemente che utilizza una funzione del motore di miglioramento dei dettagli per rimuovere efficacemente il rumore e massimizzare i dettagli della Luna per completare un'immagine accurata e luminosa della stessa. Ok, grazie Samsung, ma cosa vuol dire esattamente? In realtà non l'ha capito nessuno. L'interpretazione che mi verrebbe da dare dopo aver letto questo testo, francamente, è che il processo di scatto degli smartphone Samsung cattura i dettagli sfocati della fotografia originale e successivamente esegue un upscaling sfruttando l'intelligenza artificiale. Il che, se così fosse, realmente non sarebbe nessun tipo di problema, anche perché sarebbe fondamentalmente al pari di un ritocco con Photoshop, ma esattamente come hanno dimostrato i test di Reddit, l'intervento di Samsung è assai più invasivo.
Non solo, come abbiamo visto, migliora i dettagli sfocati, ma li crea effettivamente dal nulla. E sta proprio qui il problema, la ragione per cui molti utenti sono d'accordo che operando in questa maniera l'immagine che ne risulta al termine sia, nel bene o nel male, falsa. La reale difficoltà in questa faccenda, gente, parliamoci chiaro, è che il concetto di falsità è tutt'altro che binario e anzi soggettivo in moltissimi casi. Per la fotografia lo standard di realtà è solitamente definito dalle informazioni ricevute da un sensore ottico, la luce catturata quando si scatta una foto, per intenderci. È quindi possibile poi anche modificare anche in maniera estremamente intensiva queste informazioni, ad esempio con Photoshop, ma il risultato finale, per quanto migliorato e corretto nel contrasto, luminosità, valori tonali e via discorrendo, è reale. Diversamente invece in questo caso le immagini catturate dagli smartphone Galaxy non parrebbero il risultato di dati ottici, bensì di un processo computazionale. In altre parole, è più un'immagine generata artificialmente che una foto. Alcuni di voi non saranno assolutamente d'accordo con questa definizione e va bene così. Si tratta pur sempre di una mia personale interpretazione del concetto di falsità e, come dicevo poc'anzi, con il passare del tempo diverrà sempre più difficile riuscire a tracciare un confine netto e definito tra cosa caratterizza un'immagine vera ed una non vera. E attenzione, con questo non intendo affatto spergiurare sull'operato di Samsung o tacciarla di chissà che cosa, ma solamente riportarvi quanto sta avvenendo negli ultimi giorni e di come, oggettivamente, da che i grandi produttori mondiali di smartphone hanno iniziato ad implementare tecniche computazionali per, superare quelli che sono i limiti imposti da essi stessi rispetto alle dimensioni sempre più contenute delle fotocamere dei nostri dispositivi, il confine tra catturati otticamente e generati dal software è diventato veramente labilissimo. Ci stiamo innegabilmente dirigendo verso un futuro in cui tecniche come il motore di miglioramento dei dettagli di Samsung diverranno questioni all'ordine del giorno ed anzi estese davvero a molti più ambiti che, la mera fotografia amatoriale. Mi viene in mente anche soltanto ad esempio il mondo social e influencer, niente più stucchate di fondotinta o correttore come se piovesse con un conseguente editing da paura per rendere la migliore versione di noi stessi, ma un singolo ed unico click. Col tempo vi dirò, secondo me arriveremo persino a dimenticare di aver mai definito tali immagini come false o anche soltanto puramente discutibili. Resta il fatto che queste immagini della Luna scattate dai Galaxy sono innegabilmente tanta roba ed anzi penso che applicare una simile elaborazione computazionale ad un soggetto estremamente particolare come quello della Luna sia stata una mossa geniale. Anzitutto la fotografia lunare è adattabile, bene o male tutte le foto che in vita mia ho mai visto amatoriali della Luna si somigliano e possono facilmente essere assimilate ad un enorme pezzo di groviera sfocato e sebbene essa sia estremamente piena di dettagli manca di profondità e ciò rende i miglioramenti dell'intelligenza artificiale anche relativamente semplici da aggiungere. E in secondo luogo perché la fotografia lunare è un innegabile appiglio geniale ai fini di marketing. In primis perché tutti quanti sappiamo che bene o male, in linea di massima, gli smartphone scattano pessime foto della Luna, vedi appunto il groviera sfocato di qui sopra. E poi perché grazie appunto allo Space Zoom chiunque può testare in prima persona questa oggettivamente particolare funzione. Questo lo ha reso un modo molto semplice per Samsung per illustrare l'innegabile qualità delle fotocamere in generale dei suoi smartphone alla propria clientela, generare un considerevole effetto wow e soprattutto distaccarsi dalla concorrenza. Basta dare uno sguardo allo spot dell'S23 Ultra, il quale per ovvi motivi di copyright non vi lascio qui on screen ma solamente linkato in descrizione, per vedere lo Space Zoom in azione e ragazzi è veramente una roba pazzesca, ma è proprio questa semplicità, questa apparente facilità d'uso e genuinità ad aver messo nei guai l'azienda coreana. Mancando di spiegare adeguatamente o anche soltanto sommariamente questa funzione, Samsung ha fatto sì che moltissime persone, sicuramente in buona fede sia chiaro, ma sta di fatto che purtroppo le cose sono andate così, che moltissime persone confondessero queste immagini ritoccate dall'intelligenza artificiale dal loro motore di miglioramento dei dettagli per un puro e semplice zoom ottico che, a ben pensarci, sfida le leggi della fisica. Inoltre poi ancora questa semplicità ed apparente facilità e genuinità d'uso ha portato moltissimi utenti e diversi competitor a voler confutare questi scatti e smascherare quello che avevano già definito essere a tavolino un imbroglio, perché sì, bisogna dirlo, noi esseri umani quando ci mettiamo siamo veramente come San Tommaso, o anzi sarebbe meglio dire che siamo veramente degli stronzi.
E questo è tutto, gente. Traete le vostre personali conclusioni e fatemele sapere qui sotto nei commenti. Siete dell'idea che la decisione di Samsung di aggiungere un simile livello di computazione ai propri scatti sia corretta oppure no? Considerate questi scatti reali oppure una totale contraffazione? Ma soprattutto, se possedete voi uno smartphone della serie Galaxy e volete provare a scattare una vera, pura, nuda e cruda foto della Luna sfruttando al massimo al 100% le fotocamere del vostro dispositivo, disattivate la funzione ottimizzatore scena e preparatevi a vedere apparire sullo schermo del vostro smartphone un bellissimo pezzo di groviera sfocato. Io sono Doc, questo è IT-Support e noi ci vediamo giovedì prossimo alle 12:30 con un nuovo episodio. Non cambiate canale.